Ciao ragazzi, oggi vi porto direttamente sul posto. Playa El Burro, Parque Natural del Coralejo, siamo a nord, a Fuerteventura, in un novembre meraviglioso, come chiaramente il resto dell'anno, ma oggi è un giorno particolarmente bello perché nel resto d'Europa fa un po' freschino, giusto leggermente. Sono le 14:40, io sono in pausa pranzo, ho un'oretta di stacco e me lo godo qua. Tanti di voi ci chiedono sempre: Nico, Ica, ma perché proprio Fuerteventura avete scelto? Con tutti i posti che potevate trovare nel mondo, ci sono i Caraibi che sono così tutto l'anno come oggi, magari per certi versi è anche più bella la Sardegna. Per tantissime cose la gente non capisce perché ci siamo trasferiti qua, fino a quando non pensa a piccoli dettagli. Uno dei tanti dettagli che vi ho sempre raccontato all'interno dei nostri video è quello che siamo in Europa. Un altro punto a favore è quindi l'euro, che quando tu vai a cambiare paese non hai la difficoltà di dover interfacciarti, sì è vero, con una nuova cultura completamente differente dalla tua, che qua non è così tanto differente dalla nostra, ma non cambia neanche la moneta, quindi il valore di quello che compri già lo conosci. Sembra una stupidata ma mai da sottovalutare. Un altro punto a favore è quello di avere sempre voli diretti che ti riportano nella tua mamma Italia, perché alla fine sappiamo di essere ospiti in questi bellissimi posti. La facilità della lingua, questo è sicuramente un altro punto a favore. Il clima, che pur essendo magari per certi versi non sempre caldissimo, tanta gente preferisce le temperature tropicali, quelle superiori ai 30 gradi, e qui difficilmente si superano i 30 gradi, o l'acqua bollente del mare, e qua difficilmente il mare supera i 23, i 24 gradi, è difficile trovare qualcosa come le isole Canarie, ed è impossibile trovare all'interno delle isole Canarie una spiaggia come quella in cui siamo oggi, perché tutte le foto che vedrete, le cartoline delle isole Canarie che vogliono sponsorizzare la naturalezza di queste isole, metteranno sempre foto di Fuerteventura. Nord, centro, sud, ogni posto è meraviglioso, è davvero un'isola meravigliosa e noi l'abbiamo scelta anche per questo. Ha un turismo più lento, probabilmente si fanno meno soldi che in altre isole, probabilmente hai anche meno motivo di dover apparire che in altre isole. Se ti piace la natura, come piace a me, questo è davvero il paradiso, non solo per me, ma probabilmente anche per te. Queste sono un po' le risposte, quelle facilotte che diamo sempre quando qualcuno mi dice perché Fuerteventura non un altro posto caldo, tropicale, con un bel mare. Un altro motivo è perché non ci sono ragni velenosi, serpenti, non ci sono predatori particolari, né in acqua né nella terra. E questo è un altro valore aggiunto. Andando nella pratica e anche nel portafoglio abbiamo scelto Fuerteventura perché è ancora un pochino più indietro rispetto alle altre isole e molto più indietro rispetto all'Eurozona. Questo ci porta un po' come vivere in una macchina del tempo, come in un film, e poter andare indietro di qualche anno, portare la nostra qualità italiana, la nostra voglia di impegnarci e la nostra inventiva. Quindi anche questo ha un valore sicuramente aggiunto che possiamo dare a gente che arriva dal nostro paese, che parla la nostra lingua e che noi conosciamo benissimo gli usi e costumi e soprattutto le pretese. A livello prettamente fiscale qua non siamo ai Caraibi, non siamo in un paradiso fiscale e non siamo nella blacklist. Male da una parte perché non si hanno tutti questi sgravi che una persona penserebbe, bene dall'altra perché gli investitori oggi sono più spronati ad investire in posti non nella blacklist, quindi nella lista nera dei paesi dove appena metti un euro o sposti un soldino tuo o sposti la residenza subito ti parte un controllo fiscale, ma bensì preferiscono posti come Fuerteventura, Tenerife e altre zone come il Portogallo, per dire. Sì, perché qui hai questi aiuti dai governi ma di fatto rimani nell'Eurozona e non sei nella blacklist, quindi non c'è nessun problema e non devi avvisare mai nessuno quando fai degli spostamenti di denaro o decidi di investire in questi posti. Ultimo valore, quello che ora sta andando un po' a scemare negli ultimi tempi, perché lo stile di vita, il tenore di vita ha aumentato talmente tanto in così poco tempo che ha alzato i costi. Prima era più economico,
era molto più economico che l'Italia, molto più economico di Como, la città che vivevo io. Quindi se sei abituato a vivere con 1000, 1500, 2000 euro al mese, quando verrai qui, ancora oggi, facendo lo stesso stile di vita, che tanto non riesci a fare lo stesso stile di vita perché in Italia ti chiudevi nei centri commerciali, qua ci vai solo per necessità, perché altrimenti ti godi questi momenti qui, riuscirai a risparmiare qualcosina. Chiaro, oramai si è fatta talmente sottile la marginalità che non ti trasferisci per questo, ti trasferisci più che altro per la pace dei sensi. Io fumavo 1,5 pacchetti di sigarette al giorno e quando mi sono trasferito a Fuerteventura ho scelto definitivamente di mollare le sigarette. Perché quando io mi sono trasferito a Fuerteventura ho mollato lo stress. Con questo non significa che io non lavori, probabilmente lavoriamo più adesso di quando abitavamo in Italia, ma è un modo di passare le ore completamente differente. È una pausa pranzo così, non so in quanti se la possono permettere. Spero di averti fatto compagnia in questo video dove non voglio insegnarti niente, non voglio fare null'altro che condividere questo bellissimo seconda metà di novembre. Ci rendiamo conto? Seconda metà di novembre, in una pausa pranzo completamente gratuita. Ciao!